Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Vorrei dire tantissime cose, ma le riassumo tutte nella parola grazie e sapete a cosa mi riferisco? Per chi invece non sapesse di Angela può andare a leggere i post che ho messo sul canale dal 18 gennaio in poi, oppure nel precedente video. Sarò breve perché dopo voglio iniziare con la lettura interattiva, ma non è possibile che una donna di 48 anni, sola, che si è sempre aggiustata a vivere con poco, togliendosi anche il pane da in bocca per darlo ai suoi 7 animali, che sono la sua famiglia, debba separarsi dall'unica cosa bella che le è rimasta in questa vita perché non trova una casa in affitto e al momento non può permettersi di comprare 4 muri, un tetto e un cortile molto modesti dove possa starci dentro lei e i suoi animali per vivere tutti insieme. Non è possibile, anche umanamente parlando, chi ha degli animali da compagnia penso possa capire cosa significhi essere costretti a doverli lasciare. E nonostante l'imbarazzo che si prova nel doversi esporre a chiedere aiuto in una situazione simile, Angela ha voluto mandare il suo messaggio anche qui, così la conoscete. Ciao a tutti, sono Angela. Non sono abituata a fare video, e sono anche molto emozionata nel contempo nel farlo perché volevo ringraziare ognuno di voi che ha fatto una donazione o che ha condiviso la mia raccolta fondi. Per me non è facile fare questo video perché sono in una situazione comunque particolare, sono una persona che alla fine si è sempre arrangiata, non ha chiesto aiuto alle persone, ha sempre cercato comunque di arrangiarsi, però in questo momento sto vivendo una situazione che è più grande di me. Come sapete, comunque per me i miei animali sono la mia famiglia. Loro sono il motivo per cui mi alzo tutte le mattine per andare al lavoro. Per me sarebbe importante trovare comunque una casa dove poter trasferirmi con i miei animali e una casa dove nessuno poi mi manderà più via perché comunque questa cosa, non nascondo, mi sta comunque creando ansia. Non sono una persona di grandi pretese perché alla fine non voglio una casa di lusso, solo una casa, ovviamente con un giardino, perché come avrete visto ho anche Bob, un capretto, quindi lui ha bisogno comunque di erba, di giardino e quindi niente, scusatemi se mi impappino un po' mentre parlo, ma sono veramente emozionata e niente, vi ringrazio per l'aiuto che mi avete dato e per quello che riceverò. Vi mandiamo un abbraccio e sempre grazie, grazie, grazie di tutto. Questa era lei. Se può farvi piacere aiutarla con la raccolta fondi o con le condivisioni, trovate l'indirizzo della pagina di Angela nella descrizione del video, ma anche nei post che ho messo dal 18 gennaio sul canale e confido, proprio perché siamo in tanti, di riuscire a farcela. Ma adesso iniziamo con la lettura interattiva e per un periodo, non a caso, per gli oggetti, voglio continuare ad usare le chiavi. Utilizziamo 3 mazzi. Per la variante numero 1 abbiamo le chiavi antiche, variante numero 2 la chiave con zirconi e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con le chiavi della mia porta di casa. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Focalizzati bene su uno dei 3 mazzi oppure sulle chiavi, come preferisci. Mi raccomando, scegli distinto perché subito dopo la sigla vediamo cosa accade per destino. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Chiave antica, suerte per te. Intanto che mi preparo, tu pensa alla domanda cosa mi accade per destino, cosa mi manda il destino e io mi connetto con la tua energia. Vediamo per la chiave antica.
A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no con gli arcani maggiori, ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu. Chiave antica. Mi connetto con la tua energia. Mazzo centrale, energia neutra. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera V, E, B, R, N e lettera P. Oppure potresti essere tu. Ho la sensazione che in questo momento stai mettendo in discussione il tuo intuito, come se ti avesse portato a fare alcune scelte sbagliate. E ti stai chiedendo il perché. Come mai ho fatto questo? Pensavo fosse giusto così. Ti poni tante domande a riguardo e stai mettendo in discussione il tuo intuito. I tuoi numeri spirituali sono il 34 e il 43. Vai a cercare questi due numeri su Google in numerologia 34 e 43 perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti dicono dimenticarsi di se stessi. È possibile che in questo momento nella tua vita ci sia una situazione dove ti stai proprio dimenticando di te stesso o te stessa. Numeri 34 e 43. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni di fuoco e segni d'acqua molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Vedo che tu sei una persona molto riflessiva. Hai imparato a gestire le tue emozioni con maturità e riesci a mantenere la calma anche quando ti trovi in qualche situazione confusa o caotica. In questo momento sei consapevole che il tuo valore non dipende più dal giudizio degli altri, ma dalla tua forza e dalla capacità che hai avuto di rialzarti tutte le volte che persone o relazioni sbagliate ti hanno fatto cadere. E proprio in questi giorni ti vedo molto impegnato o impegnata nel preparare, organizzare qualcosa che coinvolge delle persone vicino a te o semplicemente stai preparando qualcosa di speciale per te o qualcuno, o magari lo stai facendo solo per te perché è qualcosa che volevi fare da tempo. E adesso ti dico cosa sei destinato a ricevere. La prima cosa che vedo è che sarai spinto a lasciare andare il senso di colpa e anche di responsabilità eccessiva per qualcosa che ti è successo in passato. Qualcuno vicino a te ti aiuterà a farlo, come se fosse più facile riuscire a lasciare andare grazie a lui o lei, perché vedo che ci sarà una persona molto vicina a te, ma anche molto simile a te, che con la sua vicinanza ti aiuterà a lasciare andare il dolore per qualcosa che in passato non ha funzionato. E non si tratta solo di sentimenti, perché questo è un interattivo, va un po' contestualizzato, ma riuscirai a superare questo senso di colpa grazie anche a questa persona molto vicino a te, uomo o donna che sia, perché è qualcuno che rifletterà le tue stesse ombre, ma anche interessi, e lo percepirai come molto simile a te, anche per quanto riguarda questo qualcosa che non è andato a buon fine. Mi spiego meglio. In passato avete avuto dei trascorsi molto simili e vedo questa persona vicino a te e non sarà un caso.
Vediamo cosa mi dicono ancora. Qui vedo un cambiamento che farai, che sei destinato o destinata a fare, che ti renderà anche molto più attraente e sicuro o sicura di te. È come se ti facesse riscoprire la tua bellezza, ma anche il tuo valore. Ma un'altra cosa che vedo anche è una sintonia speciale che avrai con una persona, che potrebbe anche essere quella che abbiamo visto prima, ma sicuramente c'è una sintonia speciale con qualcuno e le carte ti consigliano di lasciare evolvere naturalmente questa situazione senza cercare di forzare troppo i tempi. Sai, dicono che chi va piano va sano e va lontano e qui io vedo che insieme andrete molto lontani. Te la descrivo, ti descrivo questa persona. Vedo che è un uomo o una donna molto cauto o cauta, che quando si esprime sentirai molto l'inflessione dialettale del paese da dove proviene. Per qualcuno potrebbe anche essere magari l'estero. Sarà una persona che inizialmente nasconderà i suoi veri sentimenti per paura o insicurezza. Infatti prima non a caso ci hanno fatto vedere che non conviene forzare troppo da subito la situazione. Ti dico anche che non bisogna mai affrettare troppo gli eventi, perché ognuno ha i suoi tempi e per fortuna non siamo tutti uguali. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, chiave antica. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda perché voglio darti una risposta secca, un sì o no, con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa ti rispondono per la chiave antica. Mago, papessa e imperatore. Qui la risposta è un sì, le carte ti stanno dicendo che puoi alimentare questa situazione grazie anche al tuo intuito perché l'ispirazione esiste, ma deve trovarti già al lavoro e la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per la chiave antica. Vediamo. Per la chiave antica. Sei una persona molto spirituale, ma non stai valorizzando il tuo dono. Non stai valorizzando il tuo dono. Potresti avere dei libri che parlano di spiritualità. Fra questi ce n'è uno che non hai finito di leggere, non l'hai finito di leggere. Aprilo alla pagina, aprilo alla pagina
24, perché c'è qualcosa che ti serve leggere in questo momento. Messaggio curioso. Sei una persona molto spirituale, ma non stai valorizzando il tuo dono. Potresti avere dei libri che parlano di spiritualità. Fra questi ce n'è uno che non hai finito di leggere. Aprilo alla pagina 24 perché c'è qualcosa che ti serve leggere in questo momento. E questo era il messaggio per te, chiave antica. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Chiave con zirconi, suerte per te. Intanto che mi preparo, tu pensa alla domanda: cosa mi accade per destino? Cosa mi manda il destino? E io mi connetto con la tua energia. Vediamo. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori, ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu. Chiave con zirconi, mi connetto con la tua energia. Mazzo centrale, energia neutra. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera Z, M, G, L, F, C, O, oppure potresti essere tu. Vedo che in questo momento, come non mai, ti stai riconnettendo a qualcosa che prima pensavi che fosse impossibile. È come se ti tornasse in mente una cosa che desideravi veramente tanto, che purtroppo non è accaduta, e ti chiedi: perché mi torna in mente? I tuoi numeri spirituali sono il 57 e il 130. Vai a cercare questi due numeri su Google, in numerologia 57 e numerologia 130, perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano di ascoltare l'anima. Penso che ci sia una situazione nella tua vita dove è necessario proprio questo, ascoltare l'anima. 57 e 130, vai a cercare. E adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni d'acqua e segni d'aria molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'acqua, cancro, scorpione, pesci, o di un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Vedo che tu sei una persona molto introversa, ma anche timida sotto certi aspetti. È come se avessi sviluppato una certa diffidenza rispetto ad alcune persone che ti circondano perché non le senti completamente sincere con te. Vedo che ti costa anche abbastanza dare fiducia, ma quando decidi di farlo, dai tutto, te stesso o te stessa. In questo momento la tua vita è in una fase di passaggio dove da una parte stai chiudendo un ciclo pesante che riguarda una situazione magari dolorosa o un ex, e dall'altra l'inizio di una nuova fase. È come se questo momento che stai vivendo ti richiedesse di ricaricare le tue energie e agire con estrema lucidità e giustizia nei confronti di te stesso, ma anche di qualcosa che ti sta particolarmente a cuore. Vediamo cosa mi dicono ancora. Ti vedo in una fase di recupero delle tue energie, da solo o da sola, senza necessariamente fare affidamento sugli altri. Quindi qui tu stai recuperando
E adesso vediamo cosa ti riserva il destino. Qui mi fanno vedere che un ciclo pesante che ti ha richiesto molta forza interiore sta per chiudersi definitivamente. Sentirai di avercela fatta a superare un periodo di sacrificio e di blocco. Le carte insistono molto su questa sensazione di liberazione. È come se ti liberassi finalmente di qualcosa che per lungo tempo ti ha ostacolato. Liberazione per te. Guarda. Qui mi dicono ancora che ci sarà un messaggio o una telefonata che porterà delle novità piacevoli. Arriva da una persona che non è della tua città, oppure viaggia molto per lavoro, e per qualcuno potrebbe trattarsi di un professionista nel suo lavoro o di una persona con la quale avete parlato spesso di lavoro. Ad ogni modo, la comunicazione sarà per qualche novità piacevole. Ti dico anche che il destino ti porterà a scoprire una verità inaspettata, permettendoti di vedere una situazione per quello che è realmente e di agire con maggiore consapevolezza. Vedo che grazie a questo ti sentirai finalmente sulla strada corretta, guidato o guidata da un'intuizione molto forte che ti aiuterà a trasformare le tue idee in realtà concreta. Sai, vedendo questa carta mi viene da dirti che le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida e visionaria follia. Quindi approfitta di entrambe le cose e vai avanti per la tua strada. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, chiave con zirconi. Ti chiedo di pensare a una domanda, perché voglio darti una risposta secca, un sì o no, con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa ti rispondono per la chiave con zirconi. Imperatrice, mago e imperatore. Qui in assoluto la risposta è un sì. Rispetto alla domanda che hai fatto, qui c'è un'assoluta certezza. E vedendo l'insieme di queste carte, imperatrice, mago e imperatore, mi viene anche da dirti che la tua determinazione è la chiave per superare ogni ostacolo. E la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza, perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti, per la chiave con zirconi. Vediamo, per la chiave con zirconi. Ti vedo con una persona seduta di fronte a te. Di fronte a te. Ti vedo con una persona seduta di fronte a te. Sta dicendo delle cose che sono successe in passato, e una di queste cose ti riguarda. Ti riguarda. Una di queste cose ti riguarda. Farete qualcosa insieme. Farete qualcosa insieme che è
molto, molto meglio di quello che è successo in passato. Messaggio curioso: ti vedo con una persona seduta di fronte a te e sta dicendo delle cose che sono successe in passato e una di queste cose ti riguarda. Farete qualcosa insieme che è molto meglio di quello che è successo in passato. Questo era il messaggio per te, chiave con zirconi. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Chiave della mia porta, suerte per te. Intanto che mi preparo, tu pensa alla domanda: cosa mi accade per destino? Cosa mi manda il destino? E io mi connetto con la tua energia. Vediamo. A fine lettura ti chiederò di pensare a una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori, ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, chiave della mia porta. Mi connetto con la tua energia. Mazzo centrale, energia neutra. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera D, U, S, I, T e lettera A. Oppure potresti essere tu. Vedo che in questo momento ti senti esausto o sotto pressione, come se avessi la sensazione che i risultati di qualcosa che ti sta molto a cuore tardino ad arrivare, nonostante i tuoi sforzi. I tuoi numeri spirituali sono il 58 e il 50. Vai a cercare questi due numeri su Google, numerologia 58 e numerologia 50, perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Dicono lasciare scorrere. Penso che in questo momento ci sia nella tua vita una situazione dove è necessario proprio questo, lasciar scorrere. E adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni di terra e segni di fuoco molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Vedo che tu sei una persona molto intraprendente, ma anche molto comunicativa. Nonostante tu riesca a far vedere all'esterno una grande forza e capacità di comunicazione, dentro di te potrebbe essere diverso. È come se nascondessi una profonda sfiducia o paura di essere tradito o tradita dagli altri. Le carte dicono che in questo momento è fondamentale che tu riesca ad affrontare la tua ombra, perché è come se percepissi che ti sta creando un blocco energetico e ti vedo anche una persona molto indipendente. Tu potresti fare un lavoro in proprio, ma anche se non è un lavoro in proprio, hai una responsabilità di qualche tipo, non una cosa qualunque, hai una specializzazione di qualche tipo. E adesso vediamo cosa ti porta il destino. Qui mi fanno vedere che riceverai delle risposte a delle domande che sono rimaste in sospeso. È come se non rimanesse nulla di non detto. Siccome per te il destino vuole questo, è come se ti volesse chiedere poi di scegliere se vuoi abbandonare una situazione che tu consideri tossica
oppure scegliere di andare avanti in una situazione dove ti sentirai molto più a tuo agio o in linea col tuo modo di essere, in una situazione che ti sta particolarmente a cuore. Ti faccio degli esempi. È come se il destino ti portasse a distanziarti da una o più persone negative o situazioni che nella tua vita si sono rivelate snervanti, che sia nei sentimenti, che sia nel lavoro o in un qualcosa che stai vivendo adesso, ma in maniera un po' opprimente. Ti vedo fare un cambiamento che ti porterà a scegliere la tua felicità sopra ogni cosa. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere. Pare che il destino voglia portarti a chiarire dei dubbi su qualcosa che hai vissuto o stai vivendo. Se si tratta di una persona in particolare, quindi questi dubbi che hai riguardano una persona, io vedo che ha avuto questo atteggiamento con te perché aveva paura o ha tuttora paura di possibili conseguenze. Diversamente, se questi dubbi sono su una scelta che devi fare tu, le carte dicono che è conveniente scegliere la cosa che per te risulta più impegnativa. Come se in questo momento non ti sentissi di fare questa cosa, e stai tergiversando, aspettando di vedere cosa succede. Perché nel momento in cui sceglierai di farla, ti si aprirà un mondo. Della serie ti verrà addirittura da dire: perché non l'ho fatto prima? Quindi qui il destino ti metterà di fronte ad un bivio dove da una parte c'è il tempo che passa e dall'altra la possibilità di chiarire tutti i tuoi dubbi riguardo una situazione, e succederà proprio in un momento che non ti aspetti. In ultimo, ti dico ancora che il destino ti porterà ad essere il più determinato o determinata possibile. Prima ti chiarirà dei dubbi e poi ti chiederà di affrontare la cosa con tranquillità ed intelligenza, perché a quel punto sarai certo o certa che andrà bene. Ricorda che la differenza tra il possibile e l'impossibile sta nella determinazione di una persona. Penso che tu mi abbia capita. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, chiave della mia porta. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, perché voglio darti una risposta secca, sì o no, con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa ti dicono per la chiave della mia porta. Pensa alla domanda. Le stelle, la ruota e la temperanza. Qui la risposta è un sì. Le carte ti stanno dicendo che rispetto alla domanda che hai fatto hai grandi aspettative, ma per vederle realizzate potrebbe volerci un po' di tempo in più. Qui c'è da portare pazienza e vedendo l'insieme di queste carte mi viene anche da dirti che tieni gli occhi fissi sulle stelle, ma i piedi sempre per terra. E la risposta è un sì. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per la chiave della mia porta. Vediamo. Per la chiave della mia porta, cosa riesco a dirti? Per la chiave della mia porta. In questi ultimi mesi hai perso
un oggetto, hai perso un oggetto o te ne sei dimenticato. Hai perso un oggetto o te ne sei dimenticato. È qualcosa di metallo di qualsiasi tipo. Ma non oro, Non è oro. Ma non oro. L'hai acquistato o ti è stato regalato? Regalato? In un'occasione particolare. Ti è stato regalato in un'occasione particolare. Lo vedo in un posto chiuso. Lo vedo in un posto chiuso, al buio. Non lontano da te. Non lontano da te. Ha una bella energia. Cercalo. Messaggio curioso. In questi ultimi mesi hai perso un oggetto o te ne sei dimenticato. È qualcosa di metallo, di qualsiasi tipo, ma non oro. L'hai acquistato o ti è stato regalato in un'occasione particolare e lo vedo in un posto chiuso al buio, non lontano da dove sei tu adesso, e ha una bella energia. Cercalo. E questo era il messaggio per te, chiave della mia porta. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!